Ciao ragazzi, ben trovati sul canale Slot Car Tech. In questo video vedremo un unboxing di una vettura gruppo C dell'italianissima Slot It, una casa produttrice che ha strizzato l'occhio a questa categoria di vetture. Ne fa veramente tantissime, una più bella dell'altra, e va anche ricordato che Slot It tiene particolarmente a realizzare le sue vetture in perfetta scala 1:32, andando a riprodurre fedelmente ogni dettaglio. Ed ecco perché questa Toyota 86C, oltre a divertirci sulle piste da slot, è anche decisamente bella. Partiamo quindi subito col nostro unboxing. Ragazzi, ormai ci siamo abituati all'inconfondibile colorazione arancione delle confezioni della casa Slot It, una casa produttrice tutta italiana che dedica la sua attività alla costruzione di diverse tipologie di vetture da slot. Tra queste ci sono le famosissime gruppo C, una categoria ben nutrita di vetture. Non so se lo avete notato, ma alle mie spalle durante i miei video c'è anche un poster che ne raffigura parecchie. Qui fra le mie mani ho una Toyota 86C, la colorazione è veramente molto bella, non vedo l'ora di tirarla fuori dalla sua confezione per ammirarla ancora più da vicino. Sono i colori della 1000 km di Fuji del 1987. Come sempre Slot It ci fa apprezzare la vettura da diverse angolazioni già direttamente senza tirarla fuori dalla sua confezione. Ma noi iniziamo invece proprio a togliere l'involucro arancione che va a governare la teca e andiamo così a ammirarla a 360 gradi direttamente nella sua teca trasparente in policarbonato. Ci basterà poi veramente molto poco per andare a rimuovere la teca e scoprire così la vettura nella sua complessità. Prima però ricordiamo come sempre che la vettura è sicuramente ben protetta da un guscio in termoformato trasparente che va così a proteggerla durante il trasporto, e siete sicuri in questo modo di ricevere la vostra vettura in perfette condizioni, pronta per scendere in pista. Come vi ho accennato all'inizio, la vettura è veramente sorprendente. Partiamo dalla colorazione. Abbiamo un mix bianco, nero e giallo con una splendida riga rossa a fare un po' da contorno e a dividere questi due colori così appariscenti l'uno con l'altro, che rende il tutto veramente molto vistoso e molto bello alla vista, perché devo dire che gruppo C con colori così sgargianti ce ne sono ben poche, e anche in questo caso Slot It è molto attenta nella ricerca delle vetture da proporre ai suoi utilizzatori. La vettura come sempre ha tutti i particolari in scala 1:32 ben riprodotti, ben posizionati sul modello. Partiamo ad esempio dal frontale, dove si può già notare il gancio traino. Poi andando su, salendo verso il frontale della vettura, troviamo il tergicristallo, i due specchietti che in questo caso vengono posti sui vetri laterali in alto rispetto alla vettura, e poi l'antenna centrale con i due bocchettoni del carburante. Insomma, un sacco di dettagli che rendono la vettura decisamente molto affascinante anche dal punto di vista modellistico. Passiamo poi nella parte posteriore, dove possiamo andare ad intravedere l'estrattore posto alla base del telaio. Abbiamo anche qui il gancio traino che spunta dal telaio della vettura e poi il gruppo ottico, come sempre ben rifinito, ben curato in ogni dettaglio. Bellissime anche tutte le tampografie, le troviamo anche sulle due ruote, quella anteriore e quella posteriore è tampografata, potete quindi andare a togliere le ruote senza preoccuparvi che questa venga via, quindi non è una decal applicata a posteriori, ma è ben consolidata con il copertone stesso. Mi piace di questa vettura anche il gruppo ottico anteriore. Come vedete c'è un vetrino in policarbonato trasparente che va a proteggere i due fanali anteriori, che sono in questo caso decisamente molto ben realizzati, così come ben realizzato il pilotino. Cerco di avvicinare il più possibile la vettura alla telecamera per far vedere anche il grado di rifinitura dell'abitacolo e in questo caso del pilotino stesso. Come vedete Slot It cura anche non soltanto la parte estetica esterna, ma anche tutta quella che è la parte interna, per offrire a ciascuno di noi un modello che sia non solamente performante ma anche bello da posizionare nella vetrina. La vettura è ben salda sulla basetta che la contiene all'interno della sua confezione.
Girandola al contrario, come sempre, troviamo alcuni accessori che sono, direi, decisamente molto ben apprezzati. Il primo fra tutti è la classica brugola per i grani M2. Ci servirà per andare a inserire i grani nella sale anteriore, ma ci servirà anche per andare a svitare o riavvitare i cerchi nel caso in cui dovessimo fare manutenzione o comunque cambiarli o sostituirli a seconda eventualmente del regolamento tecnico che abbiamo a disposizione. Ma non è finito qui, perché troviamo anche il kit per la digitalizzazione della vettura, quindi la vettura può essere facilmente digitalizzata con questo piccolo kit che si va ad inserire direttamente sul telaio e può quindi correre tranquillamente sulle piste di tipo carrera. Questo sacchetto è il classico sacchetto dei sali che ci va a preservare la vettura da eventuale umidità, quindi la mantiene sempre e costantemente in ottima efficienza. Adesso noi andiamo a staccarla dalla sua basetta, dividiamo il telaio dalla carrozzeria e andiamo così a scoprirne i dettagli sia per l'una che per l'altra parte. Abbiamo smontato la vettura, abbiamo tolto le due viti che ci permettono di unire le due parti, quindi la carrozzeria con il telaio. Come vedete sono viti a passo metrico, sono viti imperdibili, hanno l'ultima parte di vite non filettata, il che ci dà già la possibilità di andare a decidere per un primo basculamento della vettura senza dover per forza andare a cambiare nessun componente. La parte estetica della carrozzeria l'abbiamo già ampiamente ammirata prima, occupiamoci quindi ora di andare a vedere come è stata strutturata. Girandola al contrario andiamo quindi a notare che ha un piccolissimo abitacolo al suo interno. Dico piccolissimo perché effettivamente è solo questo pezzo di plastica, è estremamente piatto, quindi dal peso decisamente contenuto, e che va a limitarne i pesi in generale della vettura. Il fatto che sia piatto ci aiuta anche a non andare ad interferire con eventualmente il chip per la digitalizzazione oppure con i cavi che portano poi corrente al motore. Abbiamo l'estrattore posteriore e poi abbiamo qualche pezzettino di minore importanza che è stato aggiunto soprattutto per un discorso estetico, quindi per migliorare comunque l'esteticità della vettura, ma che impatta poco con il peso generale. Una carrozzeria sicuramente scarna, abbastanza flessibile, quindi ci permette anche una torsione abbastanza decisa. Una carrozzeria costruita in un unico blocco che, una volta montata sul telaio, non necessita di nessun altro pezzo aggiuntivo per andare a completare la macchina nella sua versione originale. E passiamo adesso a quello che è il pezzo forte della vettura, ovvero il telaio. Come già possiamo notare a prima vista, si tratta di un telaio praticamente piatto. Come vedete è un telaio che non ha assolutamente nessuna flessione in nessuna parte. Abbiamo soltanto la parte posteriore che a livello estetico va a costruire quello che è l'estrattore della vettura, ma per il resto è un telaio completamente piatto. Come al solito, come ci ha abituati Slot It, la meccanica che troviamo sulle sue vetture è di tipo professionale. In questo caso abbiamo un motore Mabuchino UK, quindi un motore a cassa corta, abbiamo un motore comunque potente, un motore che è in grado di portarla a buone velocità anche su piste particolarmente lunghe con rettilinei impegnativi. Abbiamo come sempre un banchino che va a dividersi dal telaio. Il banchino viene ancorato al telaio stesso mediante 4 viti. Anche in questo caso abbiamo le viti che potrebbero essere rimosse e sostituite con altre sempre Slot It a passo metrico per dare un maggior basculamento, ma quelle originali già sono in grado, se svitate leggermente, di darci il giusto gioco tra il telaio e banchino motore. Continuando con la parte di trasmissione, abbiamo un pignone a 9 denti in ottone, il classico che viene montato su tutte le vetture della casa italiana, e poi una corona da 28 denti, anch'essa con la gola in ottone. Abbiamo già parlato delle corone anche in alluminio, delle corone modulari di tipo Slot It, corone che possono essere montate alternativamente a quella originale, ma già questa è una corona di tipo professionale. È una corona che ha una gola in materiale ferroso, in questo caso ottone, e poi la dentatura in materiale plastico, per andare così a ridurre il peso e avere un ottimo ingranamento
tra la corona e il pignone. L'assale è in acciaio rettificato, calibrato, scorre all'interno di due uniball che sono direttamente inseriti sul banchino motore e abbiamo nella parte posteriore anche due cerchi in alluminio. Non fatevi ingannare da questo colore nero, perché in realtà è soltanto il colore che viene utilizzato per abbellire i cerchi posteriori, ma come possiamo notare il cerchio è un cerchio in alluminio. Si aggancia all'assale posteriore mediante un grano che può essere agevolmente avvitato o svitato attraverso quella chiave a brugola che abbiamo visto prima, data in dotazione con la scatola della vettura stessa. Spostiamoci adesso sulla parte anteriore della vettura. Abbiamo un assale in acciaio rettificato e come sempre cerchi in materiale plastico. Ricordiamolo ancora una volta, i cerchi in materiale plastico nell'avantreno servono per avere un peso più contenuto globalmente nella vettura. I cavi che ci portano corrente dal nostro pick-up al motore sono i classici cavi slot it di colore rosso con inframmezzato questo jack. Il jack ci può essere utile sia per fare manutenzione o al motore o alle nostre spazzole, così non dobbiamo per forza di cose andare a rimuovere tutta la meccanica della nostra vettura, ma possiamo andare semplicemente a separare le due parti e togliere quello che ci interessa e quindi fare manutenzione. Ma è anche molto utile qualora noi dovessimo andare a montare il chip per la digitalizzazione. Vedete, qui ci sono i fori che sono appunto predisposti per la digitalizzazione di tipo Carrera. Si utilizzerà quel particolare componente che viene dato in dotazione con la vettura stessa e in questi fori andrà a essere inserito il LED per il cambio corsia per la gestione digitale della vettura. Il pickup è un classico pickup a vite. Non è un pick-up basculante, quindi è ben saldo all'interno del foro che abbiamo sul telaio, non ha nessuna corsa verticale in alto e in basso, è un pick-up a lama avanzata come lo vediamo qui, quindi è un pick-up che sporge leggermente rispetto al suo asse verticale dove è stato inserito, mentre le spazzole sono le classiche in rame. Come sempre su tutte le vetture già in primo montaggio viene anche inserito un magnete al neodimio per facilitare un po' la guida per i neofiti, quindi per coloro che non sono ancora esperti nel guidare queste vetture. Questo però può essere facilmente rimosso, basterà fare una leggera pressione nella parte sottostante il banchino motore e poi rimuoverlo qui sotto l'albero motore dove c'è il pignone. Io procederei con andare a farne i pesi e le misure. Partiamo dalla carrozzeria, andiamo così a verificare quanto pesa questa Toyota 86C. Bilancia pronta, posizioniamo al di sopra anche il supporto che ci aiuterà nelle misurazioni, andiamo a fare la tara e prendiamo la nostra carrozzeria. Posizioniamola al di sopra del supporto, abbiamo un peso pari a 19 grammi. Come sempre non fidiamoci della prima pesata, ma facciamo anche la seconda e abbiamo nuovamente 19 grammi. E ora è il turno del telaio. Posizioniamo il telaio sulla bilancia, abbiamo un peso di 50,8. Anche in questo caso mi affido alla seconda pesata, abbiamo nuovamente 50,8 grammi. Va ricordato che il telaio è il telaio originale, quindi compreso anche di magnete al neodimio. Adesso andiamo a rimontare il tutto e andiamo a pesare la vettura nella sua complessità. Vettura rimontata, completa. Mettiamola sulla bilancia e scopriamone il peso. 70,2 grammi. Alziamo e riabbassiamo e scopriamo nuovamente 70,2 grammi. Andiamo così a prenderne anche le misure sia della lunghezza che lateralmente, sia per quanto riguarda l'assale posteriore che per l'assale anteriore. Per prenderne le misure mi faccio aiutare dal mio calibro in plastica in modo tale da non andare a rovinare la livrea della vettura. Ci sta, direi, abbastanza esatta all'interno del calibro. La vettura è lunga esattamente 150 mm, 15 cm. Lateralmente partiamo dall'assale posteriore. Anche in questo caso apro il calibro, lo vado a stringere sulla vettura per una misura di 62 mm, 6,2 cm. Nella parte anteriore la vettura praticamente misura
la stessa identica cifra, 62 mm, 6,2 cm. Possiamo quindi dire che la sala anteriore e la sala posteriore hanno esattamente la stessa dimensione, per cui rendono la forma della vettura particolarmente squadrata. Per gli amanti delle misurazioni andiamo anche a prenderne il passo, quindi andiamo a verificare la distanza che c'è tra il centro dell'assale anteriore e il centro dell'assale posteriore. In questo caso la misura è pari a 82,7 mm, 8,27 cm. Ragazzi, ho preso anche i decimi di questa misurazione. Se non sapete come fare a calcolare i decimi con un calibro che non sia digitale, andatevi a guardare in descrizione il link del video che vi insegnerà a fare le misurazioni al centesimo di millimetro con un calibro di tipo tradizionale. Ma noi ora lasciamo perdere le misurazioni, chiudiamo il calibro, prendiamo la nostra Toyota 86C e portiamola allo Slot Club di Asti Calabroni Rossi per metterla alla prova sul tracciato 4 corsie da oltre 40 metri di sviluppo. Quindi ragazzi, ho provato a fondo questa Toyota Slot It Gruppo C e devo dire che ancora una volta mi sono trovato estremamente bene. Vi ricordo che io la provo sempre su una pista in legno e in questo periodo siamo ormai a metà luglio inoltrato, le temperature sono parecchio roventi, per cui anche le gomme montate in primo assemblaggio non sono sicuramente estremamente performanti. Insomma ragazzi, è una di quelle vetture che vi consiglio di acquistare per mettere nel lotto di quelle che potete preparare per presentarvi al via di una gara gruppo C. Slot It infatti cerca sempre, a parte l'accuratezza del modello estetico della vettura, anche le performance e ancora una volta direi che ha fatto centro. Oltre che bellissima, questa nuovissima Toyota Slot It è anche decisamente performante appena tirata fuori da scatola. Come sempre vedremo poi un video dedicato alla preparazione di questo nuovissimo modello, ma nel frattempo ragazzi, se vi è piaciuto questo video, se avete trovato interessanti i contenuti, mi raccomando mettete un like, ma soprattutto vi chiedo di iscrivervi al canale in modo da far aumentare sempre di più la nostra community. Io come sempre vi do appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.